Dottore, quali farmaci deve prendere mia mamma? Sono tre le tipologie di farmaci che vengono normalmente consigliate in queste condizioni: i beta bloccanti, gli antiaritmici e la terapia anticoagulante. Sono tutti farmaci che vanno assunti per via orale, cioè per bocca. A che cosa servono questi farmaci? I beta bloccanti sono farmaci che servono per controllare la frequenza del battito cardiaco e anche la pressione arteriosa. Hanno un'azione sinergica con i farmaci antiaritmici che servono per ripristinare e per mantenere il ritmo sinusale e hanno anche la possibilità di regolare sostanzialmente la frequenza del battito durante le fasi dell'aritmia stessa. I farmaci anticoagulanti sono una parte integrante della cura della fibrillazione atriale, non tanto perché interferiscano con il ritmo del cuore, ma perché impediscono che nel cuore si formino dei trombi che possono liberare degli emboli, che possono provocare la conseguenza una delle conseguenze più temibili della fibrillazione, che è l'ictus cerebrale o l'embolia periferica. Se mia mamma si dimentica di prendere uno di questi farmaci, che cosa succede? È più facile che si presenti una recidiva di aritmia e purtroppo l'azione dei farmaci che sono in corso determina la possibilità che questa non venga immediatamente percepita. Se invece si dimenticasse di prendere un anticoagulante? Gli anticoagulanti sono considerati dei farmaci salvavita, debbono essere presi all'ora giusta, tutti i giorni, alla dose giusta, non devono mai essere dimenticati perché devono mantenere nel tempo un grado di fluidità costante del sangue in modo che il sangue non formi dei trombi nel cuore che possono diventare emboli. Come fa mia mamma ad accorgersi che la terapia sta funzionando? Non saranno presenti tutti quei sintomi che sono propri dell'aritmia: la mancanza di respiro, l'affaticabilità, il senso di mancamento che può occasionalmente manifestarsi o il battito anormale del cuore. Dottore, quali sono i farmaci anticoagulanti? Esistono sostanzialmente due classi di anticoagulanti. Una classe di farmaci più vecchi che sono i cosiddetti dicumarolici, farmaci che abbiamo in uso da diversi decenni, molto efficaci, ma che richiedono un monitoraggio periodico della loro azione nel sangue, e questo va fatto tramite un prelievo che viene eseguito in centri specializzati con una cadenza che va definita di volta in volta da parte del centro verso il paziente. I nuovi anticoagulanti orali sono invece farmaci che hanno un meccanismo d'azione più semplice e più facilmente controllabile, non richiedono una periodica verifica della loro azione e hanno una efficacia paragonabile a quella dei dicumarolici, ma una maggiore sicurezza. Dottore, quindi quali sono i vantaggi più significativi dei nuovi farmaci? Questi farmaci richiedono di essere assunti regolarmente durante la giornata, ma non hanno più la necessità di controlli periodici così frequenti come era per i dicumarolici. Dottoressa, a mia mamma hanno prescritto uno di questi nuovi farmaci anticoagulanti orali perché con i precedenti aveva troppe variazioni nei risultati. C'è qualcosa a cui devo prestare particolare attenzione? Il rischio che corre il paziente che assume i nuovi farmaci è di sottovalutarne l'importanza e quindi di dimenticare di prenderli, perché non avendo il controllo periodico con il prelievo di sangue non ha nessuno che gli bacchetta le mani perché si accorge il medico che non ha preso correttamente il farmaco. Quindi è molto importante che il paziente stesso o chi si occupa di lui, come nel suo caso con la sua mamma, non sottovaluti l'importanza che questi farmaci hanno. Questi sono farmaci salvavita, i vecchi e i nuovi anticoagulanti. Mia mamma ha sempre preso l'aspirina, ma adesso le hanno detto che non basta. L'acido acetilsalicilico è un efficace antitrombotico e viene utilizzato su larga scala per prevenire le trombosi all'interno dei vasi, a livello dei vasi coronarici o delle arterie carotidi. Purtroppo non ha un'efficacia adeguata nel prevenire la formazione di trombi nelle cavità cardiache e quindi è un farmaco del tutto inutile quando siamo di fronte alla fibrillazione atriale per prevenire gli eventi embolici che sono stati descritti. In conclusione, dottoressa, che cosa si sente di dire a mia mamma? La sua mamma non deve sentirsi malata o comportarsi come una malata, ma comportarsi in modo ligio e disciplinato nel prendere i farmaci, nell'avere il contatto col suo medico e soprattutto di non sacrificare la propria vita aspettando che la sua vita si deteriori progressivamente, perché oggi per fortuna abbiamo a disposizione farmaci straordinari, sono farmaci salvavita, sono farmaci che cambiano nettamente la qualità della vita.
Bene, grazie per averci aiutato a comprendere meglio che cos'è la fibrillazione atriale. Ringraziamo Il dottor Edoardo Gronda e la dottoressa Lidia Rollo.